Vedi com'è condita bene, il ragù bello sgranato, è veramente buona. Il mio voto... Oh, che te la mangiare? Joshua, inizio subito con una domanda per te. Ti piace la pasta ragù? Troppo. Te la mangi spesso? Non lo so, lo sai? Non lo sai. Allora, c'è una cosa, che in Italia il ragù è veramente molto famoso, ok? Ognuno ha la sua ricetta, ognuno lo fa a seconda delle proprie tradizioni, ma c'è una cosa che mi lascia perplesso, è che quando parliamo di ragù pensiamo sempre a ragù rosso, quindi a ragù col sugo, mi sbaglio? Io quello stavo a pensare. No, perché secondo me il ragù bianco batte, gli fa, non ti dico 6-0, ma gli fa 6-2, 6-3 a ragù rosso. Ho capito. Questo è il mio parere, che il ragù bianco è molto meglio del ragù rosso. E quindi oggi vi voglio far vedere come faccio io il mio ragù bianco, che è un ragù di vitella. Buonissimo, fatto col macinato di vitella, come sono fatto macinare stamattina. Un bel pezzetto di vitella con un po' di grassetto. Devo dirti che mi incuriosisce. E arricchiremo il tutto con dei funghi pioppini, che sono dei funghi che a me piacciono un sacco. Reggerà il mio Ma voto. si può anche fare solo ragù di vitella. Comunque vi faccio vedere come si fa, perché è semplice, buono, cuoce in molto meno tempo del ragù alla bolognese, del ragù alla napoletana, e vi farà fare sicuramente bella figura. Quindi facciamo la ricetta e poi daremo il voto. Dai! Quindi macinato di vitella, olio extravergine, vino bianco, sedano, carota, cipolla. Abbiamo delle casarecce come pasta, aglio, amido di mais, timo e i funghi pioppini. Il pepe sta là davanti. Dai, iniziamo. Si inizia come tutti i ragù dal soffritto. Comunque Josh è diventato bravo, ragazzi. Ormai. Una bella carotina, togliamo la buccetta e ce l'andiamo a cubettare. Allora, vi dico una cosa, ragazzi. Quando si fa questo ragù bianco, bisogna riuscire a tagliare le verdure abbastanza precisamente. Perché? Perché col sugo vengono coperte, ok? Quindi non si vedono bene. Quando fai un ragù bianco le verdure si vedono, quindi cerchiamo di tagliarle un po' più precise del solito. Almeno questo è un consiglio, poi a livello gustativo non cambia niente. Quindi striscioline, vedete, abbastanza precise. Ora non facciamo le persone esagerate, ovviamente, come al solito dico sempre la stessa cosa, ma cerchiamo di essere abbastanza precisi. Perfetto, così che si sentono pure un pochino. E giù. Dopodiché passiamo al sedano. Sedano, un bel pezzettino, schiacciati nel sedano. Posso dire, secondo me il sedano è sottovalutato. Il sedano è proprio sottovalutato perché è una verdura buona e si dice che bruci più calorie a mangiarlo facendo questo gesto di quante ne assumi. Addirittura. Così mi hanno detto una volta, mi piace crederlo. E giù il sedano. Dopodiché passiamo alla cipolla. Il trittico magico, il sedano e la cipolla. Mamma mia. Ma io lavoravo al circo, Questa roba qua che avanza, buttiamolo nell'acqua e quindi facciamo una specie di brodo al volo, volante proprio. Mi raccomando, ragazzi, lavoriamo con i coltelli affilati e la cipollina va. Buona la cipolla però, Comunque questa ricetta da parte mia c'è un rischio voto o molto alto o molto basso. No, o comunque c'hanno due api che ci stanno a fare. Via, via, via! Là. Olio extravergine d'oliva, buono, stiamo usando Colonna Classic e partiamo. Lasciamo andare questo soffrittino, ok? Si può fare addirittura questa ricetta col pollo, ragù bianco di pollo, buonissimo, provatelo. Da evitare il manzo perché il manzo va cotto di più, perché il manzo si presta a ragù rossi, quindi scegliamo carne bianca. O la zebra. O la zebra, che è buonissimo. Bello! Vedete ragazzi quanto è bello il soffritto, è la gioia di vivere per noi italiani. Comunque posso dire, il soffritto è sempre uguale, però stupisce sempre. Stupisce sempre. È vero. Però ti devo dire questa cosa che non so se già l'ho raccontata una volta, che io facevo lezioni di cucina per i turisti, no? E una volta stavo vedendo il soffritto, non mi ricordo che piatto stavamo facendo, e questa cliente americana mi fa: è con questo odore che vi svegliate tutti i giorni? No, utilizziamo molto il soffritto, ma non è che mia madre alle 7 mattina sta a fare il soffritto, cioè bisogna fare uscire un po' questa concezione dell'italiano antica, capito? Però è prima era così. Sì, ho capito. Mio padre si svegliava e l'odore di mia nonna che faceva. Ma pure mia nonna ancora si alza alle 5 per cucinare. Sono allora? cambiati un po' di tempo. Ho capito, mia madre no però. Perché lo tolgo, Joshua? Perché sto togliendo questo soffritto? Perché adesso devo cuocere la carne. Che succede se lascio il soffritto mentre cuocio la carne? Che o si bruciano o si spappano le verdure. No, nessuna delle due, però bravo. Un problema del genere. Che la carne non mi si va a rosolare bene. Perché c'è l'acqua delle verdure.
quindi trucchetto molto importante anche per il ragù rosso, togliere le verdure quando sono belle rosolate. Rimettiamo la padella sul fuoco e andiamo giù con la nostra vitella. Spettacolo! Questa è bella vera. Aggiungiamo un altro goccio Qua d'olio. potrebbero esserci dei punti, Ah. E adesso l'ultimo trucco, no, non è l'ultimo trucco, diciamo un altro trucco, scusate, non c'ho zoo davanti, per il ragù. Ah, frusta, dovete prendere una frusta e frustare la carne. Perché? Perché si sgrana bene. A questo punto che cosa vogliamo noi? Che cosa vogliamo noi? Noi chi siamo? Vogliamo che la carne si attacchi, rosoli bene. Si deve seccare, dobbiamo avere una cosa secca. Nel frattempo, vino bianco, l'abbiamo detto vino bianco negli ingredienti? Sì, mi pare proprio di sì. Vino bianco. Apriamo, vino bianco, non rosso perché stiamo facendo un ragù bianco. Ma se vi piace più rosso potete usarlo anche rosso. A livello cromatico comunque è meglio utilizzare un bianco. Vedi, guarda che cosa vogliamo noi. Questa si chiama reazione di Maillard, caramellizzazione di zuccheri. Poi si creano i grumi, frusta e continuiamo a far seccare. Deve andare una decina di minuti. Non mettiamo il sale perché se mettessimo il sale tirerebbe fuori i liquidi della carne. Perfetto, vedi la carne si è seccata. Qua sotto abbiamo tutta questa bella crosticina che sarà la parte che darà più gusto al nostro ragù, perché adesso noi andiamo a sfumare col vino, senti qua, e adesso con la cucchiarella grattate, ragazzi, grattate, stacchiamo tutto quello che si è depositato sul fondo. Questo ritornerà tutto su e darà gusto al nostro ragù. Molto importante adesso, ragazzi, molto importante. Mettiamo il naso e facciamo evaporare tutto l'alcol. Se non facciamo evaporare l'alcol, il nostro ragù saprà di alcol e non è buono. L'alcol se lo beviamo a parte. L'alcol evaporato, non mi embriaco più se metto il naso dentro. Vado ad aggiungere il sale, il pepe, abbondante il pepe, ragazzi, ci sta benissimo, e le mie verdurine. Vado a rimescolare. E a questo punto vado a mettere il timo, un'erbetta che sta benissimo sia con i funghi che con il ragù bianco di vitella, quindi giù. E andiamo con il nostro brodino fatto al volo, va bene anche l'acqua calda semplicemente, a filo, a coprire. Lasciamo qua, più cuoce meglio è, però un'oretta basta. Questo va, nel frattempo passiamo ai nostri funghi, pioppini, i pioppini buoni, ragazzi, i pioppini sono buoni e carini. Andiamo a togliere la parte finale. Questi ho già puliti, eccoli qua, guarda quanto sono belli. Io li amo i pioppini, sono buoni anche crudi, sono buoni per fare le frittate, sono buoni per un sacco di cose. E ce ne mettiamo un bel po' perché facciamo un bel sugo ricco, perché ricordati che sugo ricco, bravissimo, sugo non ricco, ficco uguale. sì, perché abbiamo fame sempre. Ok, padella sul fuoco, ragazzi, non è zozza, è usata, ok? Mi fate simpatici, E ricordatevi che anche le padelle hanno un cuore. Aglietto. Secondo voi, ragazzi, qual è il piatto con cui si rimorchia di più? Secondo me non è tanto il piatto in sé per sé. È il pesce. A parte il pesce. Ma è come lo racconti. È come lo vendi. Confermi. È come lo vendi, ragazzi, confermi? Giù, belli, qualcuno un po' più grosso, qualcuno un po' più piccolo. Così che avremo varie consistenze dopo, no? Mi raccomando, i funghi sempre a fiamma viva e il sale sempre alla fine. Perché se mettiamo il sale subito cacciano fuori i liquidi e non si rosolano bene. Oh, guarda come vanno. L'odore È odoroso. ma così però fanno tutti gli piatti da 10, ma cioè. Ho capito, non è che cucina le cose cattive, amore mio. Andiamo a togliere gli scarti delle verdure dal brodo. Belli. E io oggi ho scelto come pasta la casareccia trafilata al bronzo. Guarda quanto è bella, un po' ruvida, perché so proprio che la carne mi andrà dentro queste fessure e sarà eccezionale. Ma il top sarebbe anche una fettuccina, una pappardella o un mezzo pacchero. La cosa bella di questo ragù, che sta andando piano piano, è che è buono già così da solo, ma può essere arricchito con, in questo caso ci ho messo i funghi, ma è buonissimo con i carciofi, è buonissimo con le melanzane,
è buonissimo con un po' di cicoria saltata, quindi è veramente molto open mind, è un ragù con cui puoi avere una relazione aperta, ok? Anche questi piccoli funghetti di bosco andranno sfumati con un goccino di vino, ma semplicemente così, è un po' per dire, sempre per dire. Solo un'osservazione sulla pasta. Dimmi. La pasta, questa qua, è molto simile al fungo. Ma tu sei un grande comunque, cioè mi capisci ormai, non ho bisogno neanche più di parlare. Impressionante. Mamma mia. Questo perché? Perché se guardi tutti i video. Tutti i video, dopo un po' dico sempre le stesse cose. No, non dici le stesse cose, però dopo un po' Capisci come ragiono? cominci a ragionare, diventi creativo, Certo. inventi le paste, Certo. rimorchi, fai il prezzemolino fino, rimorchi pure chi non devi rimorchiare. Il nostro ragù ha cotto circa un'oretta, quindi a questo punto togliamo il timo e c'è una cosa molto importante, perché questo ragù è buono ma è un po' slegato, quindi noi che facciamo? Lo leghiamo un po', un piccolo trucchetto: farina di mais, amido di mais, per questa quantità, ecco, purtroppo basta un cucchiaio e mezzo così, e andiamo a inserire anche un goccino di brodo caldo. Cucchiaio, sciogliamo. Sto facendo questo passaggio anche perché in questa pasta io non aggiungerò formaggio, non metterò né parmigiano né pecorino, quello anche sarebbe un ottimo legante. Ok, sciogliamo e a questo punto, quando il fuoco è ancora acceso qui, giù, giriamo e facciamo addensare bene. Guarda, vedi? Guarda, bello legato. A questo punto vado ad aggiungere anche i miei funghi che ho cotto prima e gli do un paio di minuti qua dentro. Voi pensate a questo sugo che c'ha il soffritto, che c'ha i funghi cotti con l'aglio, il sapore della carne, il timo, è ricco, è un piatto ricco, è un sugo ricco. Qua ci sta benissimo un po' di mentuccia, sta benissimo anche la mentuccia dentro. Il tocco di classe. Tocco di classe, colpo di tacco. Siamo quasi pronti per mangiare. Vai, buttiamo la pasta. Andiamo a farci la nostra bella porzione di pasta. Acqua di cottura, ragù. Vedi, guarda la pasta e il fungo che si confondono. Sì, che si compensano. Mamma mia. Si completano. Si completano. Una follia sta pasta, una follia. Si capiscono. Una follia, senza senso. Ru, questa se la gioca, te lo dico, Questa se la gioca. Questa è tanta roba. Questa se la gioca con la pasta della scorsa settimana. Facciamo ritirare l'acquetta, facciamo formare la cremina. Una follia. Questa è buona. Questa è buona. Pasta figo bottarga, attenzione. Attenzione, sto arrivando. Attenzione. Frate, ma cioè, qua la consistenza c'è, ma quel figo con la bottarga. Ragazzi, non so se avete visto quel video, pasta con fighe e bottarga, andatelo a vedere. Là il caro Joshua diede un 10 meno. Ragazzi, ma capito, andatelo a vedere e giudicate voi. Quella era buona. Goccio d'olio a fine cottura a mantecare. Mamma mia! Impiattiamo. Impia. Piatto marrone per rimanere in tema. Un po' di ragù sopra. Voilà. Finiamo con delle altre foglioline di mentuccia. Senza senso. Guardalo. Sentiamo e diamo il voto. Io spero che tu già ti sia iscritto al canale, Ovviamente poi tu provala a casa e dai anche tu il voto. Vedi com'è condita bene? Il ragù bello sgranato, cotto alla perfezione, morbido. I funghi che ancora sono interi danno pure un po' di croccantezza. La pasta bella al dente. Così la devi fare. Raga, è veramente buona. Il mio voto è 8,5. Scontato. È 8,5, è scontato. È buona, la conosco. Per dirti, a me piace più coi carciofi questa. Probabilmente coi carciofi gli avrei dato 10, secondo il mio gusto personale. Mo 10. Ho capito. Dai, Senti, dai. assaggiala e dai il voto. Allora, lo dico subito, è particolare, è il mio gusto, però non supera la pasta con la bottarga. Quindi? Non la supera. Però si becca un bel 9 pieno. 9
9 pieno. A me per dire questa mi piace più di quella con la bottarga. Vabbè ragazzi, provatela ancora a casa e poi scrivetemi qua sotto il voto che gli date. Iscrivetevi al canale, commenta, metti mi piace e poi fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.